Buongiorno, sono Antea D'Andrea e sono un assegnista di ricerca in neuroscienze presso l'Università di Chieti. Oggi esploreremo il ruolo della connettività cerebrale in un compito di attenzione visospaziale. La connettività cerebrale è il modo in cui diverse aree del cervello comunicano tra loro per svolgere un compito al meglio. Prima di tutto dobbiamo sapere che il cervello è composto da due emisferi sostanzialmente simili, l'emisfero sinistro e l'emisfero destro. Ciascun emisfero si compone di lobi, il lobo frontale, il più grande del nostro cervello, il lobo temporale, il lobo parietale e quello occipitale. Ciascuno di essi ha un ruolo primario. Per esempio, il lobo occipitale, in cui sono comprese le aree visive, elabora stimoli visivi, ma ciascuno ha la possibilità di connettersi, quindi comunicare con gli altri per svolgere compiti più complessi. È anche molto importante sapere che il cervello lavora in modo cosiddetto controlaterale. Pensiamo ad esempio di dover prestare attenzione ad un semaforo che si trova nello spazio sinistro del nostro campo visivo, oppure di ascoltare un audio con un auricolare nel nostro orecchio sinistro, o ancora di prendere un pallone con la mano sinistra. Tutti questi stimoli o azioni verranno elaborati e programmati nel nostro emisfero destro. Dunque, l'emisfero destro si occupa dello spazio sinistro e quello sinistro dello spazio destro. Immaginiamo quindi di stare andando in bicicletta con un amico. Mentre pedaliamo dobbiamo guardare la strada, fare attenzione alla palla di un altro bambino che ci viene incontro, prestare attenzione alla macchina in arrivo e fermarci al semaforo qualche metro più in là, mentre ascoltiamo il nostro amico che ci sta parlando. Come facciamo a fare tutto questo? Ci viene incontro la nostra attenzione visospaziale, che selezionerà tutte le informazioni necessarie per interagire con l'ambiente ignorando il resto. Ma come fa la nostra attenzione ad aiutarci in tutto ciò? Le cellule che fanno lavorare il nostro cervello, i neuroni che si trovano in aree differenti, comunicheranno tra loro per scambiarsi le informazioni necessarie da selezionare e invieranno dei messaggi di silenzio a quelle aree che non ci sono utili in un determinato momento in un determinato compito e lo faranno attraverso differenti linguaggi. Esistono linguaggi più forti, per esempio, che chiameremo beta, e linguaggi più bassi, che chiameremo alfa, che funzionano un po' come il tono della nostra voce quando urliamo o quando bisbigliamo. È stato scoperto che i messaggi comunicati dai neuroni in banda alfa sono molto spesso dei messaggi di silenzio, segnali di stop per quelle aree che non sono necessarie. Questo scambio di messaggi tra i neuroni forma quella che viene definita rete neurale, un vero e proprio circuito che, proprio come un'autostrada, fa sì che l'informazione viaggi velocemente da un punto ad un altro. Le reti neurali coinvolgono tutto il cervello, dal lobo frontale fino al lobo occipitale, passando per il parietale ed il temporale. Quello che noi andiamo a studiare è proprio lo scambio di informazioni tra i neuroni sotto forma di attività elettrica, che può avvenire tramite vie preferenziali come in autostrada o su vie meno frequentate, formando un vero e proprio scambio. Anche l'attenzione dunque ha la sua rete neurale, che coinvolge le aree visive del lobo occipitale, le aree parietali e le aree frontali. Abbiamo chiesto a 28 persone di svolgere un compito di attenzione, mentre attraverso un macchinario chiamato magnetoencefalografia registravamo l'attività dei neuroni durante lo svolgimento del compito. I partecipanti guardano una crocetta di fissazione su uno schermo, sul quale successivamente compaiono due freccette che chiameremo Q, le quali indicano se uno stimolo che chiameremo target, in questo caso la stellina, comparirà nel nostro campo visivo di destra oppure di sinistra. L'obiettivo
è quello di indicare se la stellina appena comparsa si trova a sinistra o a destra, ignorando l'oggetto distrattore, in questo caso il fulmine. Studiando l'attività dei nostri neuroni e la comunicazione che avviene tra di essi, abbiamo osservato che nell'intervallo di tempo in cui le freccette indicavano di aspettare la comparsa della stellina nel campo visivo di sinistra, vi era un aumento di comunicazione in alfa tra le aree visive occipitali e le aree parietali dell'emisfero sinistro, quindi dell'emisfero che non si occupa dell'elaborazione degli stimoli a sinistra. Questa comunicazione quindi porta a un messaggio di stop e silenzia quelle aree che non sono necessarie per lo svolgimento di un compito, per fare in modo che l'altro emisfero sia pronto all'elaborazione degli stimoli. Allo stesso modo, quando le frecce indicavano di aspettare la comparsa della stellina nel campo visivo di destra, abbiamo notato un aumento di comunicazione, sempre in banda alfa, tra le aree occipitali visive e le aree parietali nell'emisfero destro, ancora quindi nell'emisfero che non si occupa in questo momento dell'elaborazione degli stimoli. La comunicazione tra i neuroni in banda alfa quindi silenzia le aree non necessarie. Ci siamo poi chiesti, ma quali neuroni portano il messaggio e quali invece lo ricevono? Abbiamo scoperto che sono i neuroni delle aree parietali ad inviare il messaggio di stop alle aree visive, che sono quelle che lo ricevono. Dunque, le aree parietali, tramite la comunicazione in banda alfa, silenziano la funzione delle aree visive. Ma come ci aiuta nello svolgere un compito questa funzione di silenziamento? Abbiamo trovato che i partecipanti con maggiore comunicazione, quindi maggiore connettività nell'emisfero sinistro rispetto al destro, erano anche più accurati a riconoscere la stellina quando compariva nello spazio sinistro e viceversa. Quindi il silenziamento delle aree non necessarie ci permette di dedicare tutte le nostre risorse attentive a quelle aree cerebrali utili allo svolgimento di un compito e ci permette di svolgerlo in maniera ottimale. Ricordate che i messaggi viaggiano all'interno del cervello come su un'autostrada? Le strade percorse dai nostri neuroni sono dei fasci di sostanza bianca attraverso cui l'informazione viaggia. Nello specifico abbiamo scoperto che la comunicazione tra le aree in un compito di attenzione è facilitata dal fascicolo longitudinale superiore, che è un fascio di sostanza bianca divisa in 3 tratti diversi. Infatti, i partecipanti che mostrano una maggiore comunicazione nell'emisfero sinistro mostrano anche un volume maggiore del primo e del secondo fascio di sostanza bianca, quello celeste e quello blu, nell'emisfero sinistro e viceversa, mostrando come un maggior volume dei fasci favorisca il passaggio dell'informazione. Esiste quindi una rete neurale che comunica in banda alfa e che abbia un ruolo funzionale e comportamentale? Sì. Esiste un circuito che coinvolge le aree parietali e quelle occipitali, che comunica in banda alfa e ha la funzione di silenziare le aree non rilevanti per svolgere un compito. Esiste una relazione tra la connettività, quindi la comunicazione tra i neuroni e i fasci di sostanza bianca? Sì, la connettività in banda alfa sfrutta il primo e il secondo tratto del fascicolo longitudinale superiore per far viaggiare l'informazione. Ci siamo chiesti poi se questo circuito attentivo comunicasse esclusivamente in banda alfa. Abbiamo osservato che la comunicazione non avviene soltanto in banda alfa, ma che la corteccia frontale del solo emisfero destro comunica in banda beta con le aree parietali di entrambi gli emisferi, sia quando le freccette indicano di guardare a destra che quando indicano di guardare a sinistra, e le allerta. Con la comunicazione di allerta in banda beta,
Le aree parietali di ciascun emisfero silenzieranno in alfa le proprie aree visive. Dunque, abbiamo osservato un circuito neurale che orienta la nostra attenzione nello spazio, che coinvolge le aree visive e le aree parietali e che comunica in banda alfa, tramite dei fasci di sostanza bianca su cui viaggia l'informazione. Silenzia le aree non necessarie per lo svolgimento di un compito in modo tale da dedicare tutte le risorse attentive alle aree coinvolte dell'altro emisfero. Abbiamo anche osservato che la comunicazione di questo circuito neurale non è specifica della banda alfa, ma che i neuroni comunicano in diversi linguaggi. I neuroni delle aree frontali, infatti, dell'emisfero destro allertano in banda beta le aree parietali. Abbiamo concluso che l'attenzione è un processo complesso che sfrutta una rete che coinvolge le aree occipitali, le parietali e le frontali che interagiscono tra loro attraverso diversi linguaggi. Ringrazio tutto il mio gruppo di ricerca che si chiama Mambo, questa sono io, e vi ringrazio per l'attenzione.